In queste ultime ore sono successi soprattutto 2 eventi che in qualche modo ravvivano il mercato dell'Inter nei 2 reparti più chiacchierati delle ultime settimane, ovvero la difesa e l'attacco. In difesa la notizia che è di queste ore e che non è ancora ufficiale, ma probabilmente lo sarà presto, è l'ingaggio da parte del Betis di Ricardo Rodriguez, difensore ex Torino, parametro 0, che si diceva Inzaghi volesse molto e che invece dalla parte di Oaktree trovava qualche resistenza in più per le ragioni anagrafiche che ormai ben conosciamo. Contratto fino al 2026, firma sostanzialmente imminente. Rodriguez che è di fatto l'ultimo dei parametri 0 low cost o presunti tali un po' più in là con l'età disponibili sul mercato. Ci sarebbe ancora Hermoso, però ormai credo che Hermoso si possa considerare, a meno di svolte improvvise ed impreviste, una pista sostanzialmente conclusa. E a questo punto, quindi, a fronte di questo ultimo evento, penso che l'unica soluzione da qui in avanti possa essere per forza di cose un colpo giovane, perché i profili più in là, come dicevo, sono sostanzialmente finiti. E si parla di tanti profili, ve li abbiamo raccontati anche qui su Passione Inter nelle varie settimane. Jakub Kivior forse sembrava essere dell'Arsenal classe 2000, quello che metteva d'accordo un po' tutti, però c'è il problema che l'Arsenal deve aprire ad un prestito con diritto di riscatto che al momento non sembra essere disponibile, quindi per il momento è una pista un po' in stand-by. E poi ci sono diversi giovani che l'Inter sta seguendo. Nelle ultime ore è uscito questo Jarek Gaziorovski del Valencia, che in realtà di cui in realtà qualcuno parlava già diverse settimane fa, anche perché il suo procuratore è lo stesso di Josep Martinez, e quindi mentre l'Inter trattava Martinez è plausibile che magari 2 chiacchiere siano state fatte. Nathan Zezé del Nantes, anche lui giocatore molto interessante, anche molto costoso. Robert Renan dell'Internacional, ma di proprietà dello Zenit San Pietroburgo. E credo l'ultimo in ordine di tempo uscito in queste ore, Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria. A tutti questi potremmo aggiungere il famoso Mister X, che ogni tanto si cita, che qualcuno dice l'Inter ha pronto ma non ha ancora fatto uscire. È più probabile invece, per quanto mi riguarda, che più che non ancora uscito per volontà, possa essere un profilo che l'Inter può scovare con l'evolversi del mercato di giorno in giorno o addirittura di ora in ora, quelle situazioni che accadono in maniera più o meno imprevista e sulle quali che possono generare delle opportunità. Rimanendo sui nomi più concreti, però, come dicevo, quindi quelli di prima, si tratta di profili che hanno costi differenti. I primi 3 che vi ho citato, al netto di Kivior, parlo da Gaziorovski in poi, i primi 3 sono un pochino più costosi, mentre invece, per esempio, Perkovic della Dinamo Zagabria un pochino meno, e hanno delle caratteristiche in comune, che sono quelle che la principale, diciamo, è quella che interessa all'Inter, cioè il fatto di essere mancini di piede. L'Inter sta cercando un braccetto sinistro, come lo stesso Ausilio ormai diverse settimane fa ha confermato. Sono giovani, e questo piace molto ad Oaktree, come dicevamo, e poi in particolare sono anche giocatori stranieri alla prima esperienza eventuale in Serie A. Sono anche molto giovani, perché i primi 2 sono 2005 e i secondi 2 2003. 2003 cominciano ad avere 21 anni, non sono giovani, non giovanissimissimi. 2005 invece lo sono un po' di più. E a questo punto, al netto del Mister X di cui vi parlavo prima e del Kivior, che potrebbe magari smuoversi, ma al momento non sembra essere una pista prossima a scaldarsi, l'Inter potrebbe andare a pescare tra uno di questi nomi. Per quanto mi riguarda, l'ho detto tante volte e lo voglio ribadire oggi, io apprezzo e approvo l'idea che si vadano a cercare giocatori più giovani e più futuribili. Nel caso specifico, la mia opinione che ho sempre detto è che secondo me all'Inter oggi sarebbe servito, o servirebbe, mettiamolo ancora così, un giocatore affidabile per coprire una falla che ad oggi è momentanea. E andare a pescare profili giovani o anche molto giovani come quelli che vi ho citato ti può portare in casa un giocatore comunque forte. Basti pensare a Bissek, che l'anno scorso l'Inter prese nella diciamo un profilo che nessuno conosceva, poi alla fine è emerso ed è stato un giocatore veramente spendibile e molto forte. È chiaro che però scovare un giocatore affidabile fin da subito tra i profili più giovani non è così scontato, e soprattutto è meno facile rispetto a farlo tra giocatori più esperti che hanno già un certo curriculum, mettiamola così. A questo punto, quindi, che cosa possiamo dire? A meno di sorprese,
credo sia abbastanza probabile che nell'immediato, se l'Inter andrà davvero su un giovane di questi o comunque su un profilo di questo tipo, avrà un backup di Bastoni, che è il titolare di quella posizione, meno pronto rispetto a quello che sarebbe stato Hermoso, Rodriguez o giocatori di questo tipo. E anche un giocatore, se noi riprendiamo la storia anche recente di Simone Inzaghi, un giocatore che verosimilmente Inzaghi vedrà un pochino meno. Abbiamo raccontato tante volte, Inzaghi con i giovani fa fatica a lanciarli, a dare tantissima fiducia e tantissimo spazio. Quindi a meno che poi Inzaghi non cambi e non sia cambiato in queste settimane, cosa non da escludere, però al momento non abbiamo avvisaglie da questo punto di vista, è abbastanza automatico secondo me che nell'immediato partiremo un pochino più deboli in termini di ricambio sul titolare e con una pedina che almeno nei primi mesi, ripeto, a meno che Inzaghi non cambi, è plausibile che vedremo in panchina e poche volte sul campo. E poi secondo me vanno considerate altre due cose. La prima, l'Inter è andata alla ricerca fino ad ora, da quello che si dice per la linea Octree, di un giocatore giovane e da valorizzare, senza però forzare eccessivamente la mano sul costo. È vero che si dice Octree è disponibile anche a fare un investimento non banale sul cartellino del giocatore, se è un giocatore giovane e futuribile, è anche vero che però, e secondo me è anche giusto, oltre un certo livello si tendono ad andare. L'esempio Cabal è evidente, l'Inter lo valutava non più di 8 milioni, la Juve si è spinta a 12 e l'Inter ha detto ok, molliamo la presa. L'esigenza tecnica è chiara, quindi giocatore giovane e futuribile, mancino di piede, eccetera, eccetera. Però bisogna capire a questo punto come si può o si vuole muoversi dal punto di vista economico. Anche perché, attenzione, ora non voglio fare allarmismi, sia chiaro, però in queste ore stanno cominciando a circolare delle voci dalla Spagna, le avrete sicuramente sentite e lette, di un Real Madrid che mette gli occhi su Bastoni. Qualcuno, mi pare il Mondo Deportivo, ha parlato addirittura di un'offerta arrivata negli scorsi mesi da 30-40 milioni, un'offerta ad oggi irricevibile, con tutto il rispetto, quindi l'Inter non si siederebbe nemmeno a trattare per una cifra simile per Bastoni, però attenzione perché il mercato non sappiamo mai come va a muoversi. Quindi se si vuole buttare tra le tante valutazioni anche un occhio all'ipotesi di cominciare a coltivarsi magari in casa un nuovo Bastoni, un giocatore che da giovane futuribile che oggi, domani possa diventare magari il futuro titolare, e anche qui è difficile allora pensare di avere dei limiti dal punto di vista economico troppo stringenti. Se l'obiettivo è quello, si deve anche provare a spingere un pochino di più dal punto di vista della spesa, cosa che ad oggi non è ancora stata fatta. Un'altra cosa molto rapida, poi vi dico due parole anche sulla questione Taremi, che in qualche modo si lega. Cosa se ne sarà di Buchanan? Perché di questo abbiamo parlato, ma solo in parte nelle scorse settimane. Se tu prendi una toppa, il Rodriguez di turno, che magari gli fai un contratto di un anno e l'anno dopo lo saluti, è un conto. Se tu oggi prendi un giovane futuribile e che vuoi valorizzare, allora diventa indiscutibilmente la prima riserva del titolare, che è Bastoni. Quindi Carlos Augusto viene spostato definitivamente sulla fascia sinistra. E allora Buchanan cosa fa? Se lo si vuole spostare a destra, cosa che a me non dispiacerebbe affatto, anzi, ok, tutto normale, saremmo in realtà per questa stagione in 3, perché Dumfries, Darmian e Buchanan, però quantomeno avremmo il giocatore in quella che secondo me è la posizione migliore, cioè il quinto di destra. Ad oggi non mi pare che sia questa però la prospettiva. Tendenzialmente quando si parla di Buchanan si continua a parlare ancora di quinto di sinistra. Però questo è un tema. A meno che Buchanan non diventi un altro investimento, non voglio dire buttato, però sul quale per ora non sembra voler puntare particolarmente, questa cosa andrà risolta. Se Carlos Augusto diventa ufficialmente torna anzi ad essere il quinto di sinistra, qualcosa si deve fare con Buchanan, non si può lasciarlo lì come terza soluzione. Due parole al volo su Taremi e poi vediamo anche altri discorsi. Taremi, oggi è arrivato il comunicato ufficiale, ve lo faccio vedere dal sito dell'Inter, un infortunio per Taremi, in particolare risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana, quindi almeno per questi primi giorni pochi aggiornamenti. Risentimento muscolare non vuol dire praticamente nulla, non è chiara quale sia la gravità del problema. Qualcuno parla di stop di 10 giorni, non di più, qualcuno ha già iniziato a dire 3 settimane, potrebbe saltare il Genoa prima di campionato. Ora,
io non mi sbilancio, è difficile, ripeto, capire le tempistiche. Taremi, se andiamo a vedere la storia dei suoi infortuni, rimane un giocatore tendenzialmente integro, non ha mai avuto grandissimi problemi, non è più giovanissimo, non è ancora vecchio, ed è un giocatore, ripeto, storicamente integro, quindi ad oggi grandi allarmismi non ne farei. È però questo episodio, secondo me, l'ennesima dimostrazione che, a prescindere dal fatto che all'1 di settembre l'Inter avrà 4 o 5 punte, questa famosa discussione per la quinta punta, mi pare chiaro ed evidente che la quarta punta, quella che ad oggi è Marko Arnautovic, dovrà essere necessariamente molto affidabile dal punto di vista dello spessore, quindi un giocatore di cui ti fidi e che se mette in campo ti può dare qualcosa, e anche dal punto di vista fisico, cosa che purtroppo Arnautovic, mi spiace dirlo, ma non è stato né dall'uno né dall'altro lato. Correa non lo nomino nemmeno, lui probabilmente ancora di meno. Anche qui, in queste ore si è parlato, o meglio, da settimane si parla di Gudmundsson, in queste ore però si parla di una Fiorentina molto forte su Gudmundsson, Fiorentina che sembra prossima a cedere a Nico Gonzalez all'Atalanta e quindi farebbe spazio per l'arrivo di Gudmundsson, che era il profilo, si diceva l'Inter piazzerà degli esuberi e poi col gruzzoletto a disposizione punterà su Gudmundsson, motivo per cui, e torno al tema difesa, io dicevo è meglio investire, secondo me, il meno possibile sul giocatore in difesa, che deve essere solo una toppa e ti deve erodere il meno possibile il capitale che tu vuoi andare a mettere su Gudmundsson. E anche qui bisogna capire come andrà a finire. Non lo so se Gudmundsson andrà alla Fiorentina, lo vedremo. Io penso che come prospettive, con tutto il rispetto, l'Inter sia tutta un'altra cosa. È anche vero che, come abbiamo detto a lungo, Gudmundsson ti aspetta, ti può anche apprezzare, ma non lo farà in eterno. Quindi se poi la Fiorentina arriva con una buona offerta, non è da escludere che possa decidere di andare lì. Ad oggi per l'Inter si è parlato sempre e solo di lui. Io non ricordo sinceramente nomi alternativi simili a Gudmundsson emersi con una certa credibilità in queste settimane, anzi se vi vengono in mente fatemelo sapere nei commenti, io non ne ricordo, si è parlato sempre e solo di lui. Io spero e credo che comunque sui taccuini dei dirigenti questi nomi ci siano, perché non voglio pensare che ce ne sia solo uno, sarebbe assurdo. Però ecco, il preferito era indiscutibilmente lui. Diversi colpi che venivano, giocatori che venivano accostati più o meno all'Inter in difesa si stanno accasando da altre parti o lo hanno già fatto. Dovesse saltare anche Gudmundsson, non è la fine del mondo, però cominciano ad essere tanti i giocatori che venivano accostati, poi per un motivo o per un altro, per dei rallentamenti dovuti più a questioni interne all'Inter che non ad altro, se ne vanno via. Quindi massima attenzione, io continuo a dire che se dovessi investire qualcosa a livello economico preferirei farlo in attacco piuttosto che in difesa, laddove ribadisco ad oggi per me non servirebbe un investimento pesante, però ecco, attenzione perché il tempo scorre, lo dicevamo a inizio luglio, siamo a inizio agosto e le questioni si stanno risolvendo con l'Inter che al momento è ancora alla finestra. Fatemi sapere allora nei commenti cosa ne pensate di tutta questa situazione. Se volete poi continuare a discuterne, come sapete, noi abbiamo sempre il club di Passione Inter, dove al di là dei nostri appuntamenti in diretta e nei video, continuiamo a parlare di questo e di tutti gli altri temi di casa Inter.